Benvenuti a Storie dalla soffitta, il canale YouTube dedicato alla nona arte e ai fumetti del passato. Oggi vi porterò in un viaggio nel tempo, alla scoperta di un personaggio che ha segnato l'immaginario collettivo degli anni 70 e 80, Lando. Negli anni 70 le edicole italiane pullulavano di fumetti per adulti, spesso definiti giornaletti sporchi, che si potevano trovare anche dal barbiere. Tra questi spiccava Lando, una serie umoristica ed erotica che ha saputo conquistare un vasto pubblico con le sue storie irriverenti e il suo protagonista sopra le righe. Lando è una serie a fumetti umoristica per adulti pubblicata in Italia dal 1973 al 1986. Ideata dall'editore Renzo Barbieri, la serie venne inizialmente disegnata da associati dello studio di Giuseppe Montanari, tra cui Gianni Pinaglia, Ernesto Grassani e Giuseppe De Facendis, per poi essere affidata al solo Pinaglia. La serie venne ristampata una prima volta dal 1978 al 1983 nella collana Super Lando e poi per pochi numeri nel 1989 nella collana Lando a grande richiesta e nel 1991 nella collana Tutto Lando. Lando è un giovane del quartiere Giambellino di Milano, frequentatore abituale del bar Mario. Per di giorno e spaccone è noto per essere superdotato e per avere 3 testicoli. Un dettaglio che lo rende unico e che viene spesso citato nelle storie. Fisicamente, Lando ricorda Adriano Celentano, con un aspetto scimmiesco e un viso ricalcato su quello dello showman italiano. Questo richiamo a Celentano si riflette anche nel linguaggio del personaggio, che utilizza espressioni giovanilistiche milanesi tipiche del molleggiato. Le storie di Lando sono caratterizzate da un umorismo irriverente e da situazioni piccanti. Il protagonista è sempre alla ricerca di avventure amorose, spesso accompagnato dal suo amico il Lardoso, un ragazzotto in carne dalla parlata confusionaria e dalla perenne espressione sgomenta. Le trame sono leggere e divertenti, con sceneggiature scritte dallo stesso Renzo Barbieri, che riescono a intrattenere il lettore con situazioni comiche e piccanti. La serie è stata ideata da Renzo Barbieri, figura di spicco nel panorama del fumetto erotico italiano. I disegni iniziali sono stati realizzati da artisti dello studio di Giuseppe Montanari, tra cui Gianni Pinaglia, Ernesto Grassani e Giuseppe De Facendis. Successivamente la serie è stata affidata al solo Pinaglia, che ha continuato a dare vita alle avventure di Lando con il suo tratto distintivo. Lando ha rappresentato un fenomeno culturale negli anni 70 e 80, incarnando lo spirito ribelle e scanzonato di quegli anni. Il richiamo a figure popolari come Adriano Celentano ha contribuito a rendere il personaggio ancora più iconico. La serie ha saputo mescolare sapientemente erotismo e umorismo, diventando un punto di riferimento nel panorama del fumetto per adulti italiano. Ricordo ancora quando, da adolescente, sfogliavo di nascosto le pagine di Lando, dal barbiere. Era un mix di curiosità e divertimento, un tuffo in un mondo proibito ma irresistibile. Le storie erano leggere, mai volgari e riuscivano a strappare più di una risata. Oggi, ripensando a quei momenti, provo una certa nostalgia per un'epoca in cui i fumetti erano una finestra su mondi sconosciuti e affascinanti. Lando è stato più di un semplice fumetto. È stato un fenomeno culturale che ha saputo catturare l'essenza di un'epoca. Le sue storie, i suoi personaggi e il suo umorismo hanno lasciato un segno indelebile nella memoria di chi ha avuto la fortuna di leggerlo. Se questo viaggio nel passato vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale per non perdere le prossime puntate di Storie dalla soffitta. Lasciate un like e condividete il video con gli amici appassionati di fumetti. Alla prossima!